verso destra e si torna, questo è il fratafermo agli sensori di pressione. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, questo è il pacco che ho ricevuto circa mezz'ora fa. Adesso mi armo di forbici e vediamo cosa c'è all'interno. Il ballo è bello importante e robusto. AOC produce CarPlay per moto. Andiamo ad aprire la confezione e vediamo cosa c'è all'interno. E voilà, qui c'è un bel CarPlay da 6 pollici, ci sono i sensori di pressione che in questo caso mi fanno decisamente comodo visto che i miei sensori mi hanno abbandonato al ritorno dal viaggio in Turchia. E poi c'è l'immancabile libretto di istruzioni. Un altro prodotto che vi verrà fornito è questo cacciavite con il quale potrete aprire sia lo sportellino posto alla base dell'apparecchio, dove abbiamo detto c'è la presa USB-C e lo slot per la SD, oppure banalmente rimuovere questa cornice che è intorno all'apparecchio stesso. Questo prodotto qui si chiama BM6, il 6 indica l'ampiezza del display, che in questo caso è da 6 pollici, c'è anche un fratello di questo strumento che si chiama BM7, che anziché essere di 6 pollici è di 7 pollici. È un CarPlay studiato appunto per i modelli BMW, si adatta perfettamente alla predisposizione che casa BMW mette a disposizione sui propri mezzi. Intorno al display c'è questo parasole che volendo può essere rimosso, basta togliere queste viti e il display diventa completamente liscio. Ovviamente c'è una pellicola a protezione che adesso togliamo, eccola qui, in maniera che abbiamo anche modo di vedere meglio la luminosità di questo accessorio. E nella parte bassa di questo CarPlay, dietro queste due viti, si cela sia la presa USB-C nel caso in cui voi voleste alimentarlo o semplicemente aggiornare la versione del software dal PC, e uno slot per la micro SD. Adesso però ci spostiamo sul GS e andiamo a montarlo sulla sua predisposizione. Per quel che riguarda il montaggio è estremamente semplice, è compatibile con la predisposizione BMW, quindi basta inserire la sua predisposizione, chiudere, rimuovere la chiave e voilà. Adesso andiamo ad accenderlo e andiamo a vedere tutte le funzioni. Però prima di andare avanti vorrei abbassare la Claire in maniera che al buio probabilmente vediamo meglio i colori, la definizione, la nitidezza del display. Ok, questa è la maschera di accensione. Praticamente una volta acceso il GS, questa è la schermata che vi comparirà. A questo punto la prima cosa che andiamo a fare è l'accoppiamento con il cellulare. Basta attivare Wi-Fi e Bluetooth. Una volta acceso il Wi-Fi e il Bluetooth, praticamente mettete in affiliazione il Bluetooth con il CarPlay e praticamente vi comparirà quello che avete sul vostro cellulare. Ma prima di questo vorrei vedere con voi la schermata principale. Torno indietro. Per tornare alla schermata principale è sufficiente tenere premuto per qualche secondo la cloche del GS verso destra e si torna in questa schermata qui. Con un clic verso destra andiamo a cambiare le videata. Clic verso destra della cloche del GS, cambio le diverse schermate, eccole qua. Quindi abbiamo detto, in basso a sinistra c'è la pressione dei pneumatici, al centro c'è la bussola, a destra abbiamo pressione dei pneumatici anteriore e posteriore. In alto a destra il segnale del Wi-Fi. In basso a destra abbiamo le impostazioni, abbiamo il bottone ausiliario. Che cos'è il bottone ausiliario? Adesso vi faccio vedere il bottone ausiliario Open, lo abbiamo attivato. Adesso torniamo nella schermata principale, ovvero quella della navigazione. Vedete questo pulsantino qui che si sposta? Questo è un pulsantino che possiamo mettere dove vogliamo. Praticamente quel pulsante lì non è altro che una scorciatoia per tornare nel tasto della home, oppure banalmente per aumentare o abbassare la luminosità. Se non ci interessa è sufficiente tornare nelle impostazioni, facciamo bottone ausiliario close, tornando nel tasto della navigazione praticamente il tasto non ce l'abbiamo più. Torniamo nella nostra home, eccola qui, abbiamo detto impostazioni, abbiamo lo screensaver, possiamo metterlo su off, su 1 minuto, 2 minuti o 3 minuti. Io lo lascio su off, non mi interessa. Torniamo indietro, l'illuminazione, sceglierò quella automatica ed è questa qui, quindi lui si illuminerà automaticamente. Torniamo indietro,
abbiamo i sensori di pressione, la pressione può essere scelta in bar piuttosto che PSI, e la temperatura dei pneumatici abbiamo gradi piuttosto che Fahrenheit. Qui c'è il time setting, qui potreste impostarvi l'anno, il giorno, il mese e quello che è la zona, però una volta che facciamo affiliare con il cellulare tutto ciò non abbiamo bisogno di farlo manualmente. La lingua, c'è il cinese, c'è l'inglese, c'è il francese, il tedesco, lo spagnolo, è meglio lasciarlo su inglese direi. Poi c'è chilometri e miglia. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! È possibile scegliere 2 misure, chilometri e miglia. Torniamo indietro e andiamo Clear Connection History. Praticamente si cancella la cronologia. Poi scenendo sotto si può formattare la scheda, che noi attualmente non abbiamo. Si possono reimpostare le impostazioni di fabbrica, direi anche no, e infine ci dice la versione del nostro software che abbiamo all'interno. Quindi queste sono la parte relativa alle impostazioni. Di qua, il pulsante successivo, abbiamo questa schermata dove vediamo il range dei chilometri in basso a sinistra, abbiamo la temperatura, l'angolo di piega che verosimilmente sul mio GS non funzionerà per un limite della moto, non certamente per lo strumento, la temperatura esterna, la carica della batteria, pneumatico anteriore, pneumatico posteriore. E di qua abbiamo quest'altra maschera dove bene o male le informazioni sono più o meno le stesse. Qui c'è la marcia, in alto a sinistra c'è la marcia che è neutro, in questo momento è la folle, il range dei chilometri, i chilometri del mezzo, e 1400 km manca per il prossimo service, che è corretto. E poi cambiando maschera praticamente abbiamo di nuovo i pneumatici anteriore e posteriore con i vari allarmi che gli ho messo. Poi abbiamo la luminosità, possiamo scegliere automatica come adesso piuttosto che manuale, come vedete sale e scende manualmente. Questo tasto qui è quello che ci porta sulla home. Una volta che siamo qui vogliamo tornare indietro, si può fare così, piuttosto che praticamente con dei piccoli clic riusciamo a cambiare le videate, passare da una videata all'altra. Se voglio andare nella funzione navigazione è sufficiente tenere premuto la cloche verso destra, quindi verso l'interno del manubrio per qualche secondo. Nel rilascio, tac, mi troverò nella navigazione. A questo punto mi muovo così con la cloche per entrare nei vari menu, scegliere il menu che mi interessa. Se volessi aprire Google basterà cliccare sulla destra e tac, mi si apre Google. Se volessi uscire, cloche verso sinistra ed esco e sono tornato nel menu principale. Girando in un senso piuttosto che l'altro intercetto le applicazioni che mi interessano. Voglio tornare sulla home, clicco qui e vado sulla home. Voglio andare avanti, faccio in questa maniera. In questo caso se volessi scegliere la musica basterà fare in questa maniera verso destra, tac, e sono entrato nella musica. Comunque adesso non perdiamoci in chiacchiere, montiamo i sensori di pressione e andiamo a fare un giro, vediamo nella realtà come va questo prodotto e man mano che faremo strada rivedremo tanto le diverse funzioni che questo accessorio propone. Per quel che riguarda i sensori di pressione la questione è abbastanza semplice, si toglie il cappuccio, si mette prima questa vitina qui, in maniera che questa qui è il fermo, questo è il farada fermo agli sensori di pressione, e poi questo ovviamente c'è B che sta per rear, quindi è dietro, l'altro è A ed è front. Ok, una volta chiuso, adesso con questa chiave qui andiamo a mettere in battuta, tecnicamente andiamo a mettere in battuta quest'altra vite qui sotto e andiamo praticamente a stringere questo. Uno è messo. Adesso andiamo a fare lo stesso lavoro al pneumatico anteriore. Qui siamo sul pneumatico anteriore, stessa cosa, togliamo il cappuccio, prendiamo questa vite qui e andiamo ad avvitarla sulla valvola. A questo punto prendiamo l'altro sensore, quello con scritto A che sta per anteriore, e andiamo praticamente a fare lo stesso lavoro di quello che abbiamo fatto dietro. Quindi schiudiamo e a questo punto con la chiavetta che ci hanno dato in dotazione, con questa chiavetta qui andiamo in battuta questo dado qui sotto. Così dovremmo esserci. È montato anche questo. Adesso dovrà resta che andarla a provare in strada. Come vedete 2,7 è la pressione del pneumatico anteriore, 2,9 quello del posteriore, e gli allarmi che gli ho messo sono esattamente questi. 3,3 bar deve accendersi, se scendiamo sotto 1,8 deve accendersi pure. In realtà lì c'è A e B, dove A è indicato l'anteriore, B è indicato il posteriore, ma se doveste invertirli non è un problema perché con il match praticamente potreste ricodificarli e invertirli di senso. Il sensore B potreste montarlo nel pneumatico anteriore e là in quello posteriore senza nessun tipo di problemi. Ok, siamo in sella, anche se è difficile credere, siamo nel mese di ottobre, tra un po' questa roba svanirà. Qui dalle parti mie è un classico la mattina così, sono le 9:30 come vedete. Allora torniamo a noi, il display si
questi colori è estremamente nitido. Se andiamo ad analizzare questa schermata qui, sulla sinistra abbiamo il contachilometri e sulla destra, come vedete, abbiamo la pressione delle gomme, 2,7 l'anteriore e 2,9 il posteriore. Ovviamente è possibile cambiare videata con un semplice clic sulla rotella del GS e siamo arrivati in quest'altra videata dove in alto a sinistra ho la marcia. In questo momento sono in quinta marcia a 2500 giri circa, viene indicata sia da questa curva e sia in alto sopra dove c'è il numero della marcia. In basso ho il range dei chilometri, in questo momento ho 272 km di autonomia, 79 gradi 80 in questo momento la temperatura del motore. L'angolo di piega come previsto non funziona, ma ve lo ripeto, non è un limite dell'apparecchio ma è un limite del mio mezzo, che la piattaforma inerziale non prevede questo tipo di informazione. Ci sono ben 11 gradi e la carica della batteria è a 14.2 volts. Proseguendo abbiamo anche qui pressione dei pneumatici 2,7 e 2,9. Adesso facciamo la rotonda e proseguiamo. Con un semplice clic posso cambiare ancora la videata. C'è quest'altra maschera di informazione dove vedo in alto a sinistra è indicato la marcia che è in questo momento la quinta, scendendo 268 che sono i chilometri di autonomia, i chilometri totali del mezzo 251 373, andando in alto i giri motore 2450 circa, la pressione degli pneumatici, la temperatura del motore, la data del prossimo service 29 luglio 26 e i chilometri rimanenti al service 1400, la temperatura esterna, la carica della batteria e l'angolo di piega che, come vi dicevo, non funziona su questa versione. In alto a destra c'è la media dei chilometri orari. Queste sono le diverse videate che ci sono su questo prodotto qui. Di qua troviamo la pressione dei pneumatici 2,8 l'anteriore e 3. Ovviamente man mano che va il pneumatico si scalda, la pressione sale. Posso scegliere anche qui se indicarlo in bar piuttosto che in PSI, e di fianco ci sono gli alert che li avevo inserito ieri, ovvero avvisami se la pressione sale di 3,3 e avvisami se la pressione scende a 1,8. Adesso andiamo a vedere le funzioni invece della navigazione, quindi quelle vere e proprie del CarPlay. Ok, se volessi passare da questa schermata qui alla navigazione è sufficiente tenere qualche secondo premuta la rotella verso destra, dopodiché a rilascio tac, siamo andati sulla navigazione. Hey Siri, portami a Il Centauro, Pavia. Ok, vai, go. Perfetto, ho fatto tutto dalla cloche senza toccare nulla. Posso dalla rotella scegliere eventualmente di fermarmi ai benzinai, di scegliere altre indicazioni lungo la strada. Ehi Siri, portami al benzinaio più vicino. Perfetto. Come vedete funziona alla perfezione Siri, è tutto molto chiaro. Posso, come vi dicevo, chiedere ulteriori informazioni, mi sto muovendo con la rotella senza muovere le mani dal manubrio. Se volessi tornare alla funzione precedente, oppure se volessi banalmente semplicemente sentire la musica, come vedete devo selezionare l'icona della musica, entrare dentro, premere play e in questo momento la musica è partita dal mio casco. Premo stop, esco dalla musica, scelgo un altro brano, volendo posso cambiare ovviamente tutto quello che ho all'interno della libreria del mio iTunes e sentire quello che voglio. Insomma ragazzi, è sicuramente un accessorio che, come dico sempre, è estremamente utile per chi usa il cellulare come navigatore. Io adesso voglio uscire da questa funzione, voglio tornare nella home, quella che mi dà le informazioni del mezzo, tengo la cloche verso destra per qualche secondo ed eccoci qua, siamo tornati qui. Non voglio questa videata perché mi interessano altri tipi di informazioni, mi interessa quella successiva, un colpetto e via. Ragazzi, come dico sempre, non fate quello che faccio io, ma se foste interessati a questo prodotto ho un codice sconto che vi garantisce un abbattimento del prezzo del 22%. Le alternative sono due: o entrate dal link che vi lascio in descrizione e che vi lascio anche in sovraimpressione, ma meglio in descrizione, o cliccate sul link, andate sul sito del produttore, vi verrà già applicato lo sconto, oppure vi lascio anche un codice, un coupon che potrete applicare direttamente nel momento del checkout, nel momento del pagamento, nella casella appunto dove è riservata ai coupon. Il coupon è MACHOMAX22, quindi o il link o il coupon MACHOMAX22 vi garantiranno uno sconto del 22% su questo prodotto che ha nulla da invidiare a prodotti ben più costosi
costosi sinceramente, veramente un ottimo prodotto. Una cosa molto particolare sicuramente è la colorazione, che all'inizio inevitabilmente vi colpisce, ma vi devo dire che è estremamente gradevole allo sguardo ed è anche estremamente molto chiara. Un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi, vi segnala anche la ripartizione di frenata. Sto frenando con quello davanti, si accende qui, attivo anche quello dietro, si accende anche quest'altra spia. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.